Allora, ho ascoltato delle relazioni, ieri ho ascoltato la relazione di Red Ronnie, oggi ho ascoltato la bellissima relazione, anche quella di Red era molto bella, del dottor Fraiese, persona straordinaria, che ho intervistato, quindi l'intervista uscirà, credo, prima per gli abbonati nei prossimi giorni. Credo che quello che farò io stasera un po' chiude il cerchio, perché comunque i fatti che sono accaduti negli ultimi anni hanno generato nella società un grandissimo sconcerto, paure e anche una, visione un po' nebulosa, un po' insicura del futuro, quindi paura del futuro. In realtà noi siamo dentro un processo che è determinato da dei poteri. Ora, anche nella nostra società, qualsiasi sistema al quale noi partecipiamo comunque si muove in termini di potere. Noi popolo abbiamo potere, anzi noi popolo abbiamo il massimo potere, quindi il potere che ci domina investe nella frammentazione della nostra personalità e dei valori fondanti su cui poi noi determiniamo le nostre scelte, investe tantissimo. Genericamente diremmo investe tantissimi soldi, ma siccome loro i soldi li creano dal nulla, investono tantissime risorse per manipolarci e per tenerci divisi gli uni dagli altri. Ma al di sopra di questo potere terreno c'è un potere molto più grande che purtroppo per una manipolazione che dura da secoli, anzi da millenni, è stato relegato nell'ambito dei credo religiosi. Poi sono state inventate altre religioni che sono state vendute come un'alternativa alla corruzione dell'istituzione principe, che è la Chiesa Cattolica, ma di fatto sono altre manipolazioni, cioè tutta una serie di trappole, quindi tu esci da una trappola e cadi in un'altra trappola, pensando addirittura ad essere alternativo. Questo forse negli anni 60 e 70 è stato macroscopicamente evidente, dove ci si riteneva alternativi drogandosi. Cioè il giovane che si drogava pensava di essere antisistema, non comprendendo che chi portava la droga a disposizione dei giovani era proprio il sistema, che così ha spento in un mare di vittime quell'impeto di rivoluzione e di innovazione che è stata, l'epoca dei figli dei fiori. È stata uccisa con la droga e abbiamo raggiunto un picco massimo qui in Italia intorno alla fine degli anni 70, quando circolava tantissima eroina, c'erano tantissimi drogati, tantissime vittime per overdose. Ecco, tutta questa situazione, anche in quella che è la controinformazione, si risolve alla fine in un qualcosa che è su un piano orizzontale, cioè è solo una questione all'interno degli esseri umani e si è finiti paradossalmente che la stessa controinformazione vive l'esaltazione del potere. Parla sempre del potere, certo ne parla in termini di pericolo negativo, ma di fatto si esalta il potere del potere, il che determina in chi ascolta anche coloro che si ritengono alternativi al mainstream, determina che alla fine sono funzionali al potere perché esaltano il potere, creando un gigantesco mostro che noi percepiamo di non riuscire a combattere. È vero o non è vero questo? Cioè persino il fatto di scoprire le malefatte del potere, che invece il mainstream nasconde, diventa un'esaltazione del potere e quindi noi ci sentiamo da un lato annichiliti, oppure se noi non seguiamo la controinformazione siamo manipolati perché il mainstream di fatto ci manipola, cioè ci vende menzogne. Qual è il problema? Che l'informazione che è asservita al potere ci vende menzogne. La controinformazione che pensa di andare contro il potere, svelandone le malefatte, ma non ci dà un'alternativa.
L'alternativa è una ipotetica unione del popolo che con la forza della sua scelta, magari nell'urna elettorale, determina un cambiamento. Ma come può esserci un cambiamento nel momento in cui noi eleggiamo al potere una persona che di fatto è l'espressione di una mentalità che è comunque terrena? Cioè noi per avere un cambiamento, noi società, da una classe politica, dovremmo trovare dei politici, primo, che rischiano la vita. Avete visto, Trump hanno cercato di farlo fuori e tutto è Trump tranne che una grande innovazione, però di fatto sta portando dei danni al sistema, ma non è un'alternativa, perché comunque anche Trump su cosa lavora? Sul business, i soldi, le armi, il potere, sempre sul piano umano. In realtà noi siamo all'interno di un flusso di eventi importantissimo dove un potere invincibile, enormemente superiore, sta determinando un'espressione della geopolitica e quindi degli equilibri sistemici del potere terreno che non hanno niente a che vedere con la geopolitica, perché un personaggio come Trump, che è ricco, che gli piace la bella vita e che decide addirittura di mettersi lui contro il sistema che fino a ieri negli stessi Stati Uniti ha determinato la guerra in Ucraina, la demonizzazione di Putin, della Russia, eccetera, eccetera, è un fatto anomalo. Perché nessun ricco mette a rischio la sua vita e le sue ricchezze per difendere un qualche cosa. E chi ha determinato questa posizione di Trump è un potere che è al di sopra di quello umano. Ma siccome la società umana vive l'inganno del credo religioso, non comprende e non accetta per una barriera mentale insormontabile, peggio di quella dello shot. Cioè tu, Fraiese, oggi chi c'era, ha fatto l'esempio di una persona che a causa delle reazioni avverse ha perso una gamba e ha detto ma mai sarò un Novax. Come? Perso una gamba per reazioni avverse. Quindi diceva Mark Twain, è più facile ingannare gli esseri umani che convincerli di essere stati ingannati, perché se io accetto di essere stato ingannato, primo mi sento un cretino, e secondo, se sono stato ingannato significa che il mio sistema di valori, il mio modus vivendi ha determinato che io sono permeabile all'inganno. E come faccio a cambiare? E vado in crisi, e devo ribaltare la mia vita. Ecco quindi che l'essere umano va in protezione perché non vuole cambiare il suo angolo di comfort, preferisce morire, anche se non si rende conto coscientemente che andrà a morire. E questo è un processo naturale che l'essere umano pone in essere perché comunque noi siamo prigionieri dentro una struttura che ha i suoi dinamismi e le sue leggi. Noi siamo lo spirito dentro un corpo. Lo spirito ha le sue leggi, il corpo ha le sue leggi. Il nostro cervello è programmato perfettamente, perché è un cervello animale, è programmato perfettamente per la sopravvivenza, cioè devi sopravvivere. Sopravvivenza cos'è? Sopravvivenza del tuo corpo, sopravvivenza del tuo territorio. Quindi quando la persona sente il suo territorio, anche culturale, minacciato, si chiude, non accetta l'innovazione. E questo discorso, il sistema, il potere, l'elite che ci opprime, lo usa con grandissima abilità perché hanno a disposizione i migliori scienziati, i migliori neurologi, i migliori eccetera, eccetera, cioè usano la scienza per fregarci. E a noi invece ci imboniscono fin da quando entriamo all'asilo con un sacco di fesserie.